Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò delle alternative alle parole sì e no in italiano. Le parole sì e no sono molto utilizzate nelle conversazioni di tutti i giorni. Per questo motivo ho deciso di fare questo episodio. Tutte le parole ed esempi che sentirete nel corso di questa puntata ve le riporterò nella descrizione. Dateci un'occhiata. Partiamo subito con sì. Questa è sicuramente una delle parole italiane più utilizzate, probabilmente la primissima che tutti imparano. Allo stesso tempo è anche vero che si usa troppo spesso. C'è la possibilità di risultare un po' banali e spesso ripetitivi. Dovete sapere che per fortuna esistono delle alternative alla parola sì. Ad esempio, potreste dire certo oppure certamente. Quest'ultima è la versione un po' più formale e meno usata. Esempi: hai fatto i compiti di italiano? Certo. Ha completato il lavoro che gli avevo chiesto di svolgere? Certamente. Potremmo anche dire assolutamente sì. Esempio: credi che gli esercizi di grammatica siano utili? Assolutamente sì. Fate attenzione però, la parola assolutamente da sola può significare sia sì, sia no. Solo il contesto può aiutarci a capire con quale significato la si sta utilizzando. Solitamente, come risposta a una domanda con valore affermativo, significa sì. Come risposta a una domanda con valore negativo, significa no. Per esempio, sei d'accordo con me, vero? Assolutamente. Non andrai alla festa di Marco? Assolutamente. In questo caso significa no. Altre alternative alla parola sì sono senza dubbio oppure non ho dubbi. Esempi: credi che Marco vorrà venire alla festa? Senza dubbio. E Marta? Non ho dubbi. Oppure possiamo usare sicuramente. Esempio: credi che la professoressa ci interrogherà oggi? Sicuramente. Un altro modo per dire sì è per forza. Esempio: vuoi una mano a trasportare quegli scatoloni? Per forza. L'ultima
alternativa è ovvio, oppure ovviamente, che è leggermente più formale. Ad esempio, sei andato alla festa di Chiara ieri sera? Ovvio. Ti è piaciuta? Ovviamente. Bene, queste erano tutte le alternative alla parola sì. Passiamo a no. Anche questa parola viene utilizzata spesso dagli italiani. Direi fin troppo usata. Anche in questo caso abbiamo tantissime alternative per evitare di essere ripetitivi e banali. Per esempio, possiamo dire non credo o non penso. Esempio: Angela ti chiamerà oggi? Non credo. Mio padre ti aiuterà? Non penso. Oppure potremmo anche dire ne dubito. Esempio: credi di aver passato l'esame? Ne dubito. Questa parola esprime un'incertezza, un forte presentimento che qualcosa non succederà o che non sia successo. Un'altra alternativa è mi sa di no. Esempio: sai se Chiara è partita per l'America? Mi sa di no. Come nel caso precedente, possiamo usare questa espressione per indicare che non siamo sicuri di qualcosa, ma abbiamo il presentimento che la risposta sia negativa. Un'alternativa leggermente più formale è temo di no. Esempio: ti è arrivata la mail riguardante il nuovo progetto? Temo di no. In questo caso, insieme alla negazione, stiamo anche esprimendo un dispiacere. È un po' come dire mi dispiace, ma purtroppo non è arrivata. Tra le alternative a no possiamo trovare anche non ci penso neanche, nemmeno per sogno, oppure scordatelo. Esempi: hai voglia di fare i compiti di italiano al posto mio? Non ci penso neanche. Ti va di cucinare? Scordatelo. Ti va di andare a correre? Nemmeno per sogno. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che queste informazioni vi siano utili e spero anche che le utilizzerete nelle vostre conversazioni. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi.
Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.